Là, in fondo al terrazzo, abbiamo quel vecchio bonsai comprato in qualche grande negozio di mobili e ferramenta. Ha ormai perso la sua forma, anche se rimane vitale. Da tempo lo annaffiamo, ma non ce ne occupiamo più di tanto. Come riportarlo alla bellezza di un tempo? Ciao, io sono Leonardo e questi sono i miei Garden Tales. Questo bonsai è stato regalato anni fa a un'amica. Negli ultimi anni l'ho lasciato rivegetare, senza preoccuparmi troppo della sua forma. Si tratta di un Ficus Benjamin innestato in un Ficus microcarpa. Ha un fusto ad esse, in origine era più alto, ma ho dovuto in gran parte tagliarlo perché quando ci è stato consegnato era completamente secco. La sfida ora è quella di riportare la pianta a una forma naturale, tutelando allo stesso tempo la salute e la struttura tradizionale del bonsai. Con una tronchese sferica sterilizzata possiamo iniziare a togliere tutti quei rami che vanno a rovinare quella che è la bidimensionalità della pianta, che spingono l'occhio fuori dalla esse del tronco. Assicuriamoci di scavare bene per eliminare il nodo su cui erano comparsi rami indesiderati. Con forbici da potatura possiamo poi occuparci del resto della chioma, andando a impostare dei piccoli palchi di vegetazione che, poco a poco, nei prossimi anni, dovremo continuare a seguire. I rami vanno accorciati, ma dobbiamo cercare di tutelare un po' le foglie, in modo che la pianta possa velocemente riprendersi e continuare ad avere energia per alimentarsi. Aperta la chioma ad un nuovo sviluppo, possiamo rimuovere, segandola, l'ultima parte del tronco ad esse, andando a sagomare meglio il bonsai. La rimozione dell'ultima parte del tronco ci porterà ad avere il gruppo di rami apicale come nuova punta della nostra pianta. Non rimane che rinvasare il tutto, andando a rimuovere il vecchio panetto di terra. In questa operazione ci possiamo aiutare con un qualsiasi strumento appuntito che ci permetta di insinuarci tra le radici per togliere i grumi di terra. Una volta fatto, eliminiamo circa un terzo delle radici e passiamo al cambio di vaso, andando a posizionare uno strato di argilla espansa e successivamente del terriccio prefertilizzato. Prima di concludere il lavoro, con del mastice possiamo andare a proteggere le ferite della pianta. Fatti gli ultimi aggiustamenti, è il momento di idratare il terreno per immersione e aspettare la crescita di questo vecchio ma rinnovato bonsai. Nei prossimi mesi dovremo seguire la crescita del bonsai e studiare il suo potenziale per pianificare i prossimi interventi che lo porteranno ad essere un vero e proprio bonsai. Nei nostri giardini può succedere che alcune piante vengano trascurate. Basta trovare il coraggio di guardarle con occhi nuovi, di immaginare per loro e per noi un cambiamento, chiudere il cerchio della procrastinazione e mettersi al lavoro per il cambiamento che abbiamo tanto aspettato. Qual è stata l'ultima pianta alla quale hai dato una nuova possibilità? Scrivimelo nei commenti e se ti è piaciuto questo video e desideri vedere più contenuti, non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanellina vicino ad iscriviti. Ci sentiamo al prossimo racconto!